sai che cos'è che ho capito dopo un po' di anni di YouTube? Che i contenuti educativi non è vero che non funzionano più. La verità è ancora più scomoda, non funzionano più come prima, perché oggi le persone non vogliono soltanto imparare qualcosa, vogliono vivere quell'apprendimento insieme a chi lo racconta, vogliono sentirsi parte di un percorso e non solo destinatari di una lezione. Ed è qui che molti creator si stanno fermando, convinti che il problema sia l'algoritmo, quando in realtà è cambiato il modo in cui le persone scelgono di ascoltare. Te ne sarai accorto anche tu, qualche anno fa, tra magari il 2021 e il 2022, bastava un tutorial ben fatto, magari un video con 5 consigli per, oppure una guida passo passo per ottenere risultati importanti. Funzionava. Oggi, se pubblichi lo stesso contenuto con lo stesso approccio, spesso succede niente. Il video esce, resta lì e si perde. E non è un problema di qualità, né di impegno, è un cambiamento strutturale. Lo vedo su tantissimi canali, nicchie anche completamente diverse. Gli stessi format che prima esplodevano, oggi faticano a emergere. YouTube non è peggiorato, è semplicemente cambiato. Il punto è che negli ultimi anni è stato detto praticamente tutto. Tutorial, consigli, strategie, hack, scorciatoie. Su qualunque argomento puoi trovare centinaia di video che spiegano tutti più o meno la stessa cosa. Ogni trucco è stato già raccontato, spesso in modo impeccabile. E adesso, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, la situazione è ancora più evidente. Basta digitare, per esempio, una domanda su ChatGPT per ottenere una guida personalizzata, immediata e precisa, senza dover guardare 10 minuti di video. Questo ha spostato completamente il valore dei contenuti educativi. Oggi non si cerca più la risposta giusta, si cerca una voce, una prospettiva e soprattutto un'esperienza umana. Per questo la vecchia formula dell'esperto non funziona più come prima. Quella postura comunicativa in cui qualcuno parla dall'alto, spiega come si fa, ti dà indicazioni precise e si aspetta fiducia automatica, non funziona. Oggi quel modello crea distanza. Sembra freddo, impostato, poco autentico. Le persone non vogliono una lezione frontale, vogliono un confronto. Vogliono sentirsi accompagnate, non istruite. Non è più efficace dire ho raggiunto questo risultato, ora ti spiego come farlo. Funziona molto di più dire sto cercando di arrivarci, ti porto con me, vediamo insieme cosa funziona e cosa no. La differenza è enorme. Nel primo caso stai parlando a qualcuno, nel secondo stai parlando con qualcuno. Ed è qui che molti creator si bloccano, perché pensano di dover essere esperti prima ancora di poter parlare. Non posso trattare questo argomento finché non lo padroneggio completamente. In realtà è l'errore più grande. Oggi puoi e forse devi parlare mentre impari. Puoi documentare il tuo percorso, i tuoi tentativi, gli errori, i ripensamenti, le scoperte. E questo crea connessione. Le persone si affezionano quando vedono che stai camminando insieme a loro. Anche chi ha esperienza sbaglia, cambia, si ferma. E quando lo mostra, invece di nasconderlo, diventa più credibile, non meno. Alla fine la domanda è semplice. Cosa preferiresti guardare? Un video perfetto di qualcuno che sembra sapere tutto o qualcuno che ti fa vedere come ci arriva passo dopo passo? Oggi vince la seconda opzione perché è quella più vera. Un altro passaggio cruciale è smettere di copiare. Molti creator cercano di replicare format, stili, ritmi magari di persone che vivono in contesti completamente diversi da loro. Il risultato è quasi sempre una copia, potremmo dire, sbiadita. Se qualcuno, facciamo un esempio banale, registra un video tra le spiagge di Bali e tu lavori da una stanza, da uno studio piccolo o da casa, non ha senso inseguire quell'estetica. Ha senso raccontare il tuo punto di vista, come registro un podcast in uno spazio ridotto, come faccio video efficaci con una sola luce, come lavoro con un'attrezzatura essenziale. I limiti diventano stile quando li accetti e li racconti. La tua normalità, se è davvero autentica, può diventare ciò che ti distingue davvero. Ecco perché l'educational non è morto. È morta la vecchia idea di educational, quella in cui insegni dall'alto, dai consigli e speri che qualcuno li applichi. Oggi l'educational funziona quando è emotivo, quando è vissuto, quando è incarnato, quando insegni mentre fai, quando mostri dietro le quinte di ciò che racconti, quando condividi dubbi, prove, fallimenti e piccoli successi. In quel momento chi ti segue smette di essere uno spettatore e diventa parte del viaggio. Non impara da te, impara con te. E questa differenza, credimi, cambia tutto. Io stesso, dopo anni e anni e anni di video e di podcast, continuo a sperimentare. Alcuni contenuti funzionano, altri no. A volte penso di aver trovato la direzione giusta, altre volte invece devo rimettere tutto in discussione. Ma ogni volta imparo qualcosa.
Ed è questo che voglio condividere, perché oggi non servono più lezioni perfette, serve autenticità, serve la capacità di dire non lo so ancora del tutto, ma sto capendo come funziona. È lì che nasce la fiducia ed è da lì davvero che deve ripartire l'educational. E se tutto questo ti risuona, se anche tu senti che non hai più voglia di fare contenuti perfetti, ma senti il bisogno di costruire qualcosa di vero, allora questo canale è il posto giusto per te. Qui ti assicuro non troverai formule magiche o scorciatoie miracolose, ma un percorso condiviso fatto di esperimenti, riflessioni, tentativi riusciti e altri no. Se ti va di crescere insieme, di imparare mentre si fa e di vedere che cosa succede davvero dietro le quinte della creazione dei contenuti, iscriviti al canale. È il modo più semplice per non perderti i prossimi passi di questo viaggio.